E l'idea era quella di, appunto, di fare in modo che comunque anche i ragazzi con disabilità, perché noi abbiamo dei ragazzi con gravi disabilità, avessero contatto con la bellezza della musica vera. Non un progetto di musicoterapia, perché io non credo nell'arte terapia, credo comunque nel vivere l'arte, che è una cosa diversa. Tecnicamente lo chiamiamo orchestra terapia, ma per me in realtà è un ensemble di improvvisazione, un ensemble di ricerca del suono. Anche il nome, no? Orchestra instabile, gliel'abbiamo dato proprio perché comunque non ha niente di stabile, non ha niente di terapeutico, non ha niente di grande, di grandioso, no? Però in effetti è proprio Lì c'è il fascino. è il fascino, la purezza di quello che vai a fare quel giorno in quel momento. La cosa bella è proprio questa evoluzione che c'è stata, no? Mi ricordo queste prime lezioni con i fogli di carta, le notine colorate, per insegnargli proprio a loro, no? L'approccio proprio vero alla musica, no? E io dicevo, oddio, ce la faremo, invece l'abbiamo fatta, secondo me, e questo è un primo passo, dico anche, perché secondo me può diventare anche di più, può essere anche più alto. La cosa bella è che loro stessi si sono interessati, no?
per conto loro. Quindi Grazia che si compra un Theremin, che il pomeriggio la mamma gli monta a casa e continua a lavorarci. Questa è una cosa grandiosa, secondo me, è una cosa eccezionale. È una vera educazione artistica, secondo me. Al di là del contesto, quando è il momento di agire, sia dove sia, loro riescono a fare delle cose veramente straordinarie. È una cosa che a me veramente da musicista sorprende. Per me quello che può essere un difetto lo trasformo in un punto di forza. Dopo per me, quale sia, a me interessa la qualità che ha. Se il suono è buono, per me basta. Diciamo, è quello l'obiettivo finale. Beh, speriamo bene. Allora, sono Silvio Rotolo, vengo da Pesce Romana, sto suonando la pianola. Per te cosa significa fare musica? Per te? Per me mi rilassa, mi scarica tutta la tensione. Quando suono mi sento tranquilla. Tanto presentati. Come si chiama il tuo strumento? Theremin. Come ti senti quando suoni il Theremin? Quanto ti piace? Ti piace così tanto il Theremin? Che cosa hai fatto? Te lo sei? Comprato? Quindi tu hai il Theremin sia qua, al centro.
piace la musica, mi piace lo strumento questo qui, la viola, e mi piace tanto. Cosa ti piace di questo laboratorio? Suonare. Tanta musica. Ok? E cosa ti piace di quando suoni insieme ai tuoi compagni d'orchestra? Mi piace perché vado in sintonia. Mi piace venire al centro alla mattina, tutte le mattine. Cosa provi quando suoni con loro? Quando improvvisiamo la musica? Emozione, tanta. O quando ho suonato mi passa, durante il suono mi passa, l'emozione c'è. Dici un po' il tuo nome, come ti chiami? Maurizio, Bronzi, Senti, come si chiama il tuo strumento? Cosa suoni te? violino, Violoncello. violoncello. E come ti senti? Di un po' come ti senti quando fai musica. Bene, Ti senti bene? sì. Fammi vedere come ti senti bene quando suoni. Mi chiamo Marco, vengo da Tarquinia, ma vengo spesso a Montalto perché conosco i ragazzi da molto tempo. Ho iniziato a fare musica, nel laboratorio di musica da 2 o 3 anni e suono il metallofono, questo strano strumento che non conoscevo, ho dovuto imparare a usarlo. Sento di stare un po' in compagnia, di sintonia con i miei amici, i miei compagni, i miei amici di sempre. Io pensavo, la prima volta che sono venuto, pensavo che non mi daranno subito il tuo strumento, invece no, me l'hanno dato subito. È stato... Cosa pensavi allora? Cosa aspettavi? No, volevo inizialmente assistere,
a vedere che cosa dovevo aspettarmi da una lezione di musica, e invece mi sono stato subito coinvolto. Com'è stata questa cosa per te? È stata una bella cosa perché già mi avevano convinto a fare il primo video di due video che abbiamo fatto in 3 anni, 2 o 3 anni. Sì, ti ricordi qual era? Sì, quello dove ci siamo presentati con la camicia bianca e quello che abbiamo registrato di pomeriggio, il primo pomeriggio, sempre alla Lea Padovani, ma non alla mattina, ed eravamo più bianchi che neri. Dici, come ti chiami? Grazie. Grazia come? Cacconi. La musica com'è, brutta o è bella? Ma, Com'è? Ma, insomma, insomma? Allora com'è? bellissima. A tutti. Dopo 5 anni loro sono molto ben consapevoli di quello che riguarda l'improvvisazione, il creare il suono, il gestire anche il rapporto sia fisico con lo strumento sia con quello che viene fuori in base a quello che loro fanno. Però mi sono ritrovato logicamente con una difficoltà che è quello di riuscire a essere più versatili e creare dei cambiamenti all'interno dell'improvvisazione. Quindi mi serviva uno strumento in realtà che non li vincolasse, perché loro sono molto bravi in quello che fanno, sino che li aiutassi ancora in arricchire tutto il materiale che loro hanno a disposizione. Ed ecco perché mi è venuta in mente questa cosa che ti ho chiesto gentilmente. Mi sono coinvolto in questo progetto sullo stimolo di Franco, cercando di vedere la progettazione, diciamo, di un dispositivo, di un sistemino elettronico che però appunto magari dal punto di vista tecnico non è nemmeno una cosa particolarmente complessa o particolarmente originale, ma che è cresciuta insieme al progetto appunto di fare musica con persone che hanno delle particolari abilità e che quindi
effettivamente agiscono sullo strumento facendo musica, ma che hanno bisogno di un piccolo aiuto, in qualche modo rendere così più accessibile, più immediata la relazione con una sorta di spartito, insomma. E quindi per me, ecco, visto dal punto di vista dell'ingegnere, c'è sempre, diciamo, quando si fa un progetto, la fase iniziale di in qualche modo definire chiaramente qual è l'obiettivo dell'oggetto che vogliamo realizzare, e in questo caso questo capire l'oggetto è significato anche proprio di partecipare a una sessione di improvvisazione, vedere come lavorano i musicisti, diciamo, professionali con i musicisti disabili e come interagiscono, e in questo modo, diciamo, il progetto si è costruito gradualmente e ancora è ovviamente in corso di costruzione, proprio nell'interazione diretta, nell'attività diretta, nelle prove di orchestra, dove abbiamo iniziato appunto a mettere delle piccole luci guida sugli strumenti, a vedere come le persone poi reagivano a queste luci, come riuscivano a vederle, come riuscivano a interpretarle, e quindi anche cambiando un pochino la struttura di tutto il sistemino, in modo tale da renderla più efficace. Nella realizzazione, anche se può essere molto semplice la struttura, no? Dal punto di vista, diciamo, tecnico, nella sua funzionalità invece è estremamente complesso, perché ogni luce corrisponde, diciamo, a una battuta dello spartito, si può dire, a un blocco sonoro, per essere più nello specifico. Quindi anche lì trovare, attraverso la programmazione e la scrittura, settare quale luce funziona per ogni strumento, cioè trasportare la scrittura musicale in luci. Quindi c'è tutto un processo, no? Che è quello: prima avere lo spartito, la scrittura musicale, che è quello, diciamo, che mi sono occupato io in quest'anno di lavoro con loro, scegliere quali sono i suoni che loro, no, hanno scelto di interpretare, trascriverli in codice, perché alla fine è quello, no? Quel codice dopo viene interpretato con una luce che si accende, che dopo va posizionato sullo strumento. Nella prima sperimentazione ci siamo resi conto che effettivamente il primo problema era quello del fatto che, appunto, essendoci tante lucine posizionate in modo vario, perché poi gli strumenti hanno diverse forme, diversi modi di tenerli, di suonarli, e quindi ovviamente questo comporta che una cosa poi fatta, appunto, un primissimo prototipo comportava una complessità di intrico di fili, anche proprio di preparazione, perché poi alla fine ci voleva un lungo tempo proprio di preparazione degli strumenti con tutti questi fili sopra, e anche che fosse una cosa non troppo invadente in fondo, no? Perché da una parte le luci si devono vedere bene, ma tutto il resto è una cosa un po' impattante, un po' invadente, e quindi attraverso un collegamento radio fra la piccola postazione del direttore dell'orchestra che semplicemente agisce su dei pedali per cambiare da una sequenza all'altra, da una sequenza musicale all'altra, da lì però il collegamento è fatto via radio su ciascuno strumento, dove ciascuno strumento ha il suo aggeggino indipendente che riceve l'informazione di quale pattern musicale è in quel momento attivo, e così lo presenta sulle luci. Quello che abbiamo visto in teatro, per esempio, che sono tanti comunque le cose che comporta creare un sistema
che riesca, diciamo, a essere più nella sua praticità. Ad esempio, io sono in teatro e c'era la tastiera che aveva questi 3000 fili, perché logicamente una volta che è determinato qual è lo strumento, anche quante luci vogliamo usare, va fatto anche un settaggio giusto sulla lunghezza, sulla scatola, quindi diciamo che ancora siamo in una fase di ricerca anche, no? Di arricchire. Io sono molto soddisfatto perché vedendo dopo le riprese video, no? Perché la gente, io ero lì in mezzo che dovevo, tra l'altro tutto il discorso di filmare, gestire questo pedale, perché avevo 2 pedali, un pedale mi faceva andare indietro, uno in avanti, e avevo questi blocchi, i blocchi che erano in off o in on, così io sapevo quando loro suonavano, quando loro non suonavano. L'esecuzione musicale si è passata su 2 fattori, uno sull'esperienza loro nell'improvvisazione, perché mettiamo in chiaro una cosa, le luci semplicemente si accendevano, quindi determinare come suonare quella nota che si accendeva, perché a volte addirittura si accendevano più note, quindi loro avevano la libertà di scegliere quale suono fare. Dopo non c'è scritto l'intensità, se era piano, se era forte, se erano suoni veloci, lenti, non c'era niente scritto, diciamo, sulla proprietà del suono, semplicemente era indicato l'altezza e quella è la nota. E questo è molto importante perché anche lì si deduce la grande capacità di improvvisazione che hanno loro. Ci sono dei momenti musicali veramente belli, che veramente si crea un'armonia nella creazione fra tutti gli strumenti, quanto loro fossero attenti alla luce. E questo per me è stato fondamentale, perché è stata la verifica sul campo, perché alla fine questo è stato un test su un campo di battaglia, perché voi vedrete dopo il lavoro finito, ma sono successe 1000 cose nel frattempo, per la quale abbiamo fatto tutto in 40 minuti. E questo per me, questo sistema ci tengo molto, perché per il laboratorio, per l'orchestra, perché più che un laboratorio per me è un'orchestra di improvvisazione, è la svolta, è quello che ci permette di prendere, salire tutti su un furgone e andare a fare i concerti. Quando mi hai chiesto di scrivere questa suite, io ho cominciato a farmi delle domande, no? E ho cominciato a pensare cosa volevo esprimere con questa musica, perché poi c'è anche quello, oltre all'aspetto di coinvolgimento, all'aspetto tecnico, diciamo così, no? C'è il fatto che quando tu scrivi una musica esprime qualcosa. E allora io ho cercato di immaginare, in qualche modo, le emozioni dei ragazzi. Volevo scrivere qualcosa in cui i ragazzi avessero un ruolo di protagonisti o di coprotagonisti insieme a noi, no? E quindi strutturare un brano in questo modo non è stata una cosa esattamente semplice. Da lì ho iniziato a buttare giù delle melodie, come mi venivano, e ho visto che quello che mi veniva era tutto un po'
sudamericaneggiante, chissà perché, no? Come mai? Però no, a parte gli scherzi, io sono molto contento che questa cosa sia stata in qualche modo anche un omaggio a te, alla tua cultura, però è stata una cosa totalmente naturale, cioè mi è venuto così, E quindi da lì poi è stato abbastanza semplice trovare una struttura per la suite, no? L'inizio con questo valzer venezuelano, no? E su questo valzer poi lì ho iniziato il lavoro tecnico, cioè a costruire la struttura e a lasciare dei pedali armonici in cui i ragazzi facevano l'improvvisazione solista, no? Alternata al tema del trio. Senti, io qua darei due fuori, come se fossi due, tipo, faccio one e... No, più facile, no? Cioè, accordo. Vai. Ho cercato di creare una varietà emotiva immaginando appunto i vari stati d'animo dei ragazzi. Come è stato per te invece confrontarti proprio con l'esecuzione musicale, per così dire? Quella è stata una cosa fantastica, è stata una cosa, come dire, in linea con le caratteristiche di questo progetto, che è un progetto visionario e folle. È stato folle anche il momento appunto dell'impatto con la realizzazione pratica, perché tu ti puoi immaginare quello che vuoi, ma poi quando vai lì, no? Ti ritrovi immerso in questi suoni che più o meno nella tua testa sai che hanno un'organizzazione, quindi dovrebbero funzionare, però poi c'è tutto l'aspetto che appunto sfugge, no? Nella musica al razionale, cioè quell'aspetto che ha a che fare con la realizzazione pratica della musica che non si può spiegare, non si può analizzare in maniera scientifica. E questo succede, diciamo, quando si suona tra professionisti. In una situazione del genere è successo in maniera esponenziale. Cioè c'è stata una botta emotiva incredibile perché si sentiva proprio l'entusiasmo dei ragazzi, si sentiva fortissimo e quindi eseguire il brano è stata un'emozione incredibile, una cosa pazzesca, unica, perché sapevi che quello che stavamo facendo in quel momento era irripetibile. Sono felicissimo, Marco, come si sente? Non lo so, perché c'è Sì, ma al di là di quello, perché c'è il discorso Ok, vediamo che va bene. Ok. Erika, quando va via la luce? Stavo facendo il check.
bello. Con le luci a LED è stato spettacolo. Io non ne vedevo, io vedevo solo il colore e suonavo. È stata una bella esperienza. Poi ho cercato di seguire le luci intermittenti, anche cercando di capire quando lampeggiavano e quando no. Mi sono sentita bene. Mi viene da ridere. La musica per me è tutto. Improvvisione. Mi è venuta in mente la parola improvvisione mentre lavoravamo a fare l'orchestra.